Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme il progetto che sto indossando ora, che avrete visto meglio nell'anteprima del video. Adoro questo cappello, soprattutto per la particolarità sul retro, ovvero il fiocco. È un cappello molto semplice da realizzare, è un progetto adatto anche alle principianti perché la costruzione è veramente super facile e veloce. Come potete vedere resta molto morbido e questa è proprio la particolarità che ho realizzato sul retro, ovvero questo fiocco. Ovviamente se volete un cappello più rigido vi basta utilizzare un uncinetto più piccolino. Comunque per realizzare questo cappello ho utilizzato la raffia di Borgo dei Pazzi, una raffia veramente spettacolare e morbidissima da lavorare, disponibile in diverse colorazioni. Ho voluto utilizzare questa colorazione molto estiva, ma ho a disposizione anche altri colori. Questo comunque è la rocca, il nuovo formato della raffia di Borgo dei Pazzi, e questo è un bellissimo colore e vorrei realizzarci un altro cappello proprio con questo colore. Comunque nel box informazioni qui in basso trovate il link diretto al sito insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Io ho lavorato questo cappello con l'uncinetto 4,5, in realtà questa parte l'ho realizzata con il 3,5 e poi ho proseguito con il 4,5, ma comunque durante il tutorial vi ho dato tutte le indicazioni. Sappiate che vi ho spiegato tutto passo passo, quindi cercate di seguire il tutorial e riuscirete tranquillamente a realizzare il vostro cappellino per l'estate. Progetto veramente unico di cui sono veramente molto orgogliosa. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo cappello, anche se già ve l'ho detto, e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 100 g di raffia. Per questo progetto ho utilizzato la colorazione numero 13, l'uncinetto numero 4,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo dalla corona del nostro cappello, quindi ci prendiamo la circonferenza della nostra testa, o comunque dobbiamo sapere la circonferenza della testa, e andiamo a dividere la circonferenza per 3,14 che sarebbe pi greco. Quello che vi viene fuori sarà la misura che dovremo poi ottenere lavorando gli aumenti. Nel mio caso ho 54 cm di circonferenza che divisi per 3,14 viene fuori 18,tot cifre. Noi calcoleremo solo le cifre prima della virgola, quindi mi veniva fuori 18 cm, però io mi sono tenuta un pochino più bassa, quindi l'ho lavorato da 16 cm. Vi parlo in questo modo perché io l'ho già lavorato il cappello. Infatti il risultato è questo qui che vedete è la corona e sono tutti gli aumenti che ho lavorato, e poi sono andata a lavorare i punti come si presentavano. Quindi iniziamo avviando un cerchio magico. Facciamo le 3 catenelle che ci vanno a sostituire la prima maglia alta, e a queste 3 catenelle andiamo ad aggiungere 15 maglie alte, tutte lavorate all'interno del cerchio magico. Lavorate tutte le maglie, andiamo a chiudere il cerchio magico tirando questo filo, lo tiriamo per bene. Andiamo a chiudere il giro con chiusura invisibile, quindi entriamo nel primo punto lavorato, non nelle 3 catenelle, dall'interno verso l'esterno entriamo in questo primo punto, nella prima maglia alta. Prendiamo l'asola, la portiamo all'interno. Inseriamo l'uncinetto in quest'asola, nell'asola che abbiamo portato all'interno, in questo modo, tiriamo il filo
In questo modo facciamo una catenella, andiamo a sostituire la prima maglia alta facendo questo procedimento. Facciamo girare l'uncinetto in questo modo, prendiamo il filo, lo portiamo sul davanti, inseriamo l'uncinetto nella stessa maglia di base, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime 2 e le seconde 2. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. In alternativa potete utilizzare il metodo che utilizzate di solito. A questo punto andremo a lavorare un aumento per ogni punto, quindi inseriamo l'uncinetto nello stesso punto e andiamo a lavorare un'altra maglia alta e poi procediamo lavorando 2 maglie alte per ogni punto sottostante. Terminato il giro lo andiamo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto all'interno, inserisco l'uncinetto nell'asola e nell'altra asola, tiro il filo, faccio la catenella e poi ripeto lo stesso procedimento per sostituire la prima maglia alta. In questo giro andremo ad alternare un aumento ed una maglia alta singola per tutto il giro, quindi vado a lavorare una maglia alta nello stesso punto per andare a lavorare l'aumento, poi una maglia alta singola nel punto successivo e procedo alternando 2 maglie alte ed una maglia alta per tutto il giro, ovvero un aumento ed una maglia alta. Terminato anche questo giro lo chiudiamo sempre nello stesso identico modo. Ripartiamo nello stesso modo e continueremo con gli aumenti fino al raggiungimento della misura che ci occorre. Nei prossimi giri procederemo con gli aumenti fino al raggiungimento della misura che ci occorre. Nella clip successiva vi lascerò lo schema scritto per quanto riguarda il progetto che sto lavorando io, che è per una circonferenza di 54-55 cm, ma comunque resta abbastanza largo, quindi va benissimo anche per una circonferenza un po' più grande. Quindi a questo punto raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Lavorati tutti i giri che ci occorrono per raggiungere la misura, vi consiglio di utilizzare per questa parte l'uncinetto 3,5, così la lavorazione vi resta un po' più fitta, cosa che io ho fatto appunto per l'altro cappello. Io ora sto lavorando il tutto direttamente con l'uncinetto 4,5, ma vi consiglio di utilizzare il 3,5 per questa parte. Dopodiché possiamo riprendere il 4,5. Quindi raggiunte le misure che ci occorrono possiamo chiudere il giro sempre nello stesso modo, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto, prendo l'asola, me la porto all'interno e chiudo così, faccio la catenella, mi sostituisco la prima maglia alta in questo modo
e da questo giro in poi dovremo andare a lavorare i punti come si presentano, quindi non lavoreremo più aumenti ma procederemo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri oppure comunque fino al raggiungimento delle misure desiderate. Quindi procediamo in questo modo lavorando giri di maglia alta senza fare ulteriori aumenti, raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ho lavorato 7 giri in totale senza aumenti, quindi dal centro del cappello, quindi dal cerchio magico fino all'ultimo giro 19 cm circa, che per me vanno benissimo, ma voi dovete adattarvi alla vostra misura. Se state facendo una misura diversa, a questo punto ho 80 punti lungo tutto il bordo ed ho 57 cm di circonferenza, quindi a questo punto dobbiamo chiudere il giro e passare al giro successivo. Io lo chiudo in questo modo, entro nel primo punto in questo modo, prendo il filo, lo porto all'esterno e poi procedo con la lavorazione. Quindi per andare a realizzare la tesa dovremo iniziare a lavorare degli aumenti e io cosa farò? Ho terminato l'ultimo giro d'aumenti facendo 3 maglie alte ed un aumento, quindi procederò per quanto riguarda la tesa aumentando il numero di punti tra un aumento e l'altro, quindi in questo giro andrò a lavorare un aumento e 4 maglie alte. Voi farete lo stesso, nel senso che se nel vostro caso avete lavorato una taglia più grande o comunque più piccola, ma facciamo conto che abbiate lavorato una taglia più grande e avete terminato, non so, con un aumento e 5 maglie alte, in questa parte andrete a lavorare un aumento e 6 maglie alte, quindi ripartirete come se state continuando con la parte degli aumenti. Quindi cosa faccio io? Ho chiuso in questo modo, vado a fare la prima maglia alta come vi ho mostrato precedentemente, lavoro una maglia alta nello stesso punto di base, quindi faccio il mio primo aumento e poi procedo lavorando una maglia alta nei 4 punti successivi, 1 2 3 e 4 e poi di nuovo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Procedo poi con una maglia alta nei 4 punti successivi e così via per tutto il giro. Terminato il giro dobbiamo andare a fare la base per il fiocco, quindi ci andiamo a lavorare 50 catenelle, 1 2 3 Fatte le 50 catenelle andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto. Ovviamente ci assicuriamo di avere le catenelle tutte sul dritto. Per il prossimo giro continuerò sempre con gli aumenti, ma andremo ad incrementare di una maglia tra un aumento e l'altro. Nel giro precedente abbiamo fatto un aumento e 4 maglie alte, nel prossimo giro lavoreremo un aumento e 5 maglie alte. Quindi faccio il procedimento per sostituire la prima maglia alta.
lavoro una maglia alta nello stesso punto di base e poi procedo lavorando una maglia alta nei 5 punti successivi. Di nuovo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e poi procedo 5 maglie alte, un aumento, 5 maglie alte e un aumento per tutto il giro fino ad arrivare alle catenelle. Arrivata nel punto delle catenelle, procederò lavorando una maglia alta per ciascuna catenella. Ho terminato il mio giro, come potete vedere sulle catenelle ho lavorato semplicemente delle maglie alte. A questo punto possiamo andare a chiudere il giro sempre nello stesso modo, quindi prendo l'asola, la porto dall'interno verso l'esterno, faccio una catenella, faccio il procedimento per sostituire la prima maglia alta. Lavoriamo una maglia alta nello stesso punto di base ed in questo giro andremo sempre ad incrementare di una maglia tra un aumento e l'altro, quindi nel giro precedente abbiamo lavorato un aumento e 5 maglie alte, in questo giro lavoreremo un aumento e 6 maglie alte e si andrà ad incrementare sempre di una maglia ad ogni giro successivo. Quindi procederemo in questo modo per tutti i prossimi giri. Troverete indicati qui in alto il numero di giri totali che lavorerò io. Ovviamente gli aumenti vanno fatti solo nella parte completa. Sulla parte delle catenelle non vanno fatti aumenti, ma vanno lavorate le maglie alte così come sono. Quindi procediamo in questo modo e poi vediamo come procedere. Una volta terminati i miei giri di aumenti, io ne ho fatti nello specifico 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente sulla parte delle catenelle non ho fatto nessun aumento, quindi ho lavorato le maglie come si presentavano. A questo punto cosa faccio? Termino con un giro di maglia bassissima, quindi vado a chiudere nel primo punto, qui inserisco l'uncinetto,
chiudo a maglia bassissima e procederò lavorando una maglia bassissima per ogni punto che ho sottostante per tutto il bordo. Terminato il giro, taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. A questo punto dobbiamo andarci a creare il fiocco sul retro, quindi dobbiamo andare a creare una fascettina che poi andrà a chiudere appunto il fiocco e che andremo a cucire sulla parte retro, lungo il bordo. Qui ma vedremo tutto passo passo. Intanto ci realizziamo una piccola fascettina, sempre con la rafia ovviamente. Andiamo a fare un cappietto iniziale, ci avviamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Otterremo 4 punti di base. Ed ora procederemo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Trovate indicato qui in alto sia il numero di righe totali che la misura in centimetri. Ho lavorato 11 righe che corrispondono ad 8 cm. A questo punto tagliamo il filo ma lo lasciamo un po' più lungo perché ci occorrerà per cucire e dobbiamo stabilirci qui il centro del fiocco. Io di solito faccio tutto molto ad occhio, quindi se voi preferite prendervi le misure potete farlo. Io vado semplicemente a piegare in questo modo il fascione e ne ricavo la parte centrale. Potete fare lo stesso, vi mostro come ho fatto io. Questa è la fascia, vedete, si piega in automatico in questo modo e noi ci andiamo a stabilire il centro che andremo poi ad unire con la fascetta. Quindi una volta trovata la parte centrale andiamo a fare la classica piegatura che si fa al fiocco in questo modo. Si prende la fascetta, si fa girare intorno e ce l'andiamo a cucire sulla parte retro in modo davvero molto semplice. Tanto comunque questo si trova all'interno, quindi non si vedrà assolutamente nulla. Andiamo a cucire per bene tutti i punti. Una volta fatto questo procedimento possiamo anche andare direttamente con lo stesso filo, se vi avanza, a cucire il fiocco alla base del cappello. Quindi lo posizioniamo esattamente qui, facciamo combaciare questa parte con questa parte e lo andiamo a cucire.
Controlliamo che sia tutto a posto, se è tutto a posto blocchiamo il filo ed avremo terminato. Ed ecco qua che avremo terminato il nostro cappellino estivo con fiocco, un cappello diverso dal solito, molto molto carino. Io sono super soddisfatta del risultato, spero che questo progetto piaccia anche a voi. Se lo replicate, mi raccomando, mandatemi una foto su Instagram o sui miei social, trovate tutti i contatti nel box informazioni qui in basso, così potrò condividerlo. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi un bel pollice in su se questo progetto vi è piaciuto. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato la raffia di Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti. Troverete ovviamente il formato da 100 grammi o quello grande che avevano prima. Queste sono tutte le colorazioni disponibili, le trovate comunque tutte sul sito, quindi mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!